Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare di un qualcosa di particolare. Come andare a collegare il nostro monitor da 27 pollici, in questo caso Asus, su una staffa dedicata per poter recuperare lo spazio sulla nostra scrivania. Soprattutto per chi ha una postazione di lavoro molto piccola come la mia, è in questo caso fondamentale recuperare lo spazio sotto al monitor. Il prodotto in questione è questo qui, della marca Ricoh, modello TS5611, acquistato su Amazon. Poi come al solito vi lascio tutti i link nella descrizione del video. Non ci perdiamo in chiacchiere e andiamo a vedere subito il contenuto della confezione. Andiamo a fare l'unboxing di questo prodotto. Andiamo? Questo è tutto il contenuto della confezione. Eccoci qua ragazzi. Allora, la prima cosa è andare a smontare il nostro monitor da 27 pollici. Quindi togliamo il tutto, stacchiamo i collegamenti dal portatile e lo rimuoviamo. Così possiamo andare poi a installare la staffa nuova. Allora, la prima fase è andare a posizionare questi 5 gommini con adesivo 3M sotto la superficie questa larga praticamente, che va ad appoggiare sulla nostra scrivania in modo da non farla rovinare, quindi andranno posizionati in questa maniera. Il secondo passaggio è andare a mettere sempre questa gomma con adesivo 3M, questa volta alla base dove va a stringere il morsetto per non far rovinare la parte sottostante alla scrivania, ok? Quindi questa andrà inserita qua. Il passaggio successivo sarà andare a collegare il tubo. Qui c'è un foro, andrà inserito qua dentro e poi andrà messa la nostra vite dedicata. Una volta inserita la vite, questo bazooka, andiamo a serrarla con la chiave a brugola che è in dotazione nel kit. Poi ragazzi, dipende dall'altezza della scrivania, quindi lo spessore della scrivania, possiamo andare con questi due bolloncini. Possiamo alzare e abbassare lo spessore. Quindi andiamo a vedere il bordo posteriore in questa maniera. Vedete? Appoggia direttamente sulla scrivania, poi andiamo a stringere la vite sotto. Per chi non ha il bordino ancora meglio, potete girare praticamente la base come volete. Quindi possiamo spostarla più esternamente o più internamente, dipende come vogliamo mettere il monitor. Il prossimo passaggio sarà andare a inserire praticamente quest'altra staffa dove andrà avvitato il monitor tramite questo attacco pesa. Già sappiamo che mettendo questa staffa qui il centro del monitor sarà questo. Poi prima di andare a mettere quest'altra staffa sopra inseriamo il guidacavi. Andiamo a inserire dentro. Ok. Allentiamo leggermente la vite, questa qui, la brugola, in modo che così questo supporto possa scendere. E in questo modo andiamo a collegare direttamente il monitor all'attacco pesa che è dietro lo stesso, quindi andiamo a vedere se è un 7,5 o un 10, così poi andiamo a rimontare direttamente con tutto il monitor la staffa, che secondo me è l'operazione più semplice da fare. Allora, per quanto riguarda
questo monitor dell'Asus l'attacco VESA è da 10, vedete? Queste più grandi, e ci sono già i bulloni di serie, sono già presenti sul monitor. Quindi dobbiamo andare a intanto togliere questi dietro con un cacciavite a croce, 1, 2, poi addentiamo questi superiori e andiamo a posizionare la nostra staffa, 1 e 2, poi andiamo a rimettere questi posteriori, diamo una stretta giusto per non farlo uscire. Ecco qua, e la staffa è montata. Ecco il nostro bel monitor, ecco qua. Ok, grosso modo viene in questa posizione. Chiaramente è troppo alto, ce lo possiamo, ripeto, regolare come meglio crediamo. Allora, nel kit ci sono anche delle viterelli con delle rondelle se il nostro monitor praticamente non ha già le sue viti di serie per l'attacco VESA, quindi queste ce le teniamo di scorta. E un'altra chicca che ho visto, che dopo aver regolato il monitor, oltre che al passacavi, abbiamo anche la possibilità di poter riporre le nostre due brucole che servono per la regolazione. E rimangono qui a portata di mano. Etichetta. Poi, una volta che abbiamo regolato le staffe in maniera adeguata al nostro utilizzo, possiamo andare a stringere questa qui. Una volta che abbiamo stretto questa fascia, ok, quindi questa ci darà l'altezza del monitor. Una volta che abbiamo fissato questa staffa, poi si muoverà in alto e in basso, dentro e fuori. Eccolo qua. E questo così è perfetto. Vedete, gira, ruota, si alza, si abbassa, perché poi si muove tutto il resto. Collegata la cavetteria necessaria al nostro monitor, quando accenderemo andrà a portare l'alimentazione all'hub USB che è inserito dietro all'Asus. Poi ragazzi, per chi fosse interessato anche a mettere la striscia di LED posteriormente al nostro monitor, in modo che così la sera cambiando colore, mettendo la luce più chiara, possa comunque riflettere al muro e dare meno fastidio durante l'utilizzo, vi lascio tutti i link nella descrizione di questo video. A questo punto andiamo a ricollegare il nostro portatile, quindi rimettiamo il monitor nella posizione di lavoro. Ecco la mia bestiolina. Allora, a questo punto ricolleghiamo l'alimentazione. Ok, la porta del monitor. Ok, poi abbiamo la presa USB che serve per l'hub dietro alle prese del monitor, una 3.0, e poi abbiamo il cavo di rete. Ecco qua, e questi sono tutti i cavetti necessari per il nostro PC, non abbiamo nient'altro. Questi poi li mettiamo insieme, li fissiamo con
un avvolgicavo, e adesso praticamente, non avendo più la base del monitor, possiamo mandare tutto il nostro PC fino in fondo. Abbiamo praticamente questo spazio vuoto che possiamo andare, volendo, a utilizzare per mettere un mouse con una tastiera senza fili. Al lavoro terminato verrà in questa maniera. Ora non ci rimane altro che goderci la nostra postazione di lavoro, molto più elegante ma sobria sempre. Vedete come abbiamo organizzato tutto in maniera perfetta, abbiamo recuperato molto più spazio. Devo dire che sono soddisfatto. Detto ciò, questo video termina qui. Mi raccomando, se vi è piaciuto, pollice in su, iscrivetevi al canale, è sempre cosa gradita. Ciao, alla prossima!